Capitolo terzo. Il nome nel regno. Molte volte, si pensa che il regno stabilito sulla dinastia davidica sia stato un punto d'arrivo per la glorificazione di Yahweh. Ma sarebbe un giudizio sommario sotto il profilo storico, se non fosse di per sé inesatto sotto l'aspetto più propriamente religioso. Già i contemporanei avevano visto nella conquista della terra promessa, nella costruzione del Tempio, e nell'organizzazione cultuale stabilita sul Sion, il glorioso e definitivo insediamento di Yahweh nella sua terra. Sebbene di estrazione messianica, la frase «Dio è con noi, Emanuele», potrebbe riassumere questo atteggiamento. In effetti molti fattori contribuivano al convincimento che la presenza di Yahweh sul Sion fosse il sigillo politico dell'elezione di Israele a suo popolo. Se non che la scissione del regno dopo Salomone, la corruzione religiosa di cui i successori di David diedero ampie prove, l'insensibilità delle classi dirigenti rispetto alla condizione del povero e dell'oppresso, ebbero nei profeti non soltanto dei tenaci oppositori ai re della dinastia, ma degli interpreti rigorosi dei disegni di Yahweh, in un periodo che la catastrofe dell'esilio avrebbe portato alla sua evidente verifica. In questa fase della storia della salvezza soprattutto il profetismo mantiene vivo il fuoco del Sinai, l'onore del nome, la vera coscienza dell'elezione. La loro voce rappresenta una legislazione vivente, che però Israele non accoglie, almeno nelle sue istanze più profonde. All'indurimento del cuore, i profeti attribuiranno l'avversione di Israele all'iniziativa divina, e anche la causa del castigo. Parte decima. Un errore di prospettiva. La mentalità apologetica, molto attiva nei vari riassunti della storia biblica, ha spesso indotto il commentatore domenicale dell'Antico Testamento a equiparare Yahweh a un generale d'armata, sempre vittorioso e confrontabilissimo con lo Stato Maggiore di tutti i più famosi condottieri. Questo modo di rendere glorioso il nome avvia il credente verso pretese molto compromettenti sul piano della fede, soprattutto per certe stagioni della vita e alcune altre epoche della fede. Nessuno dubita che la storia della salvezza manifesti la gloria del nome divino, e insieme la sua potenza, ma questa non è mai da confondere con il successo, poiché la potenza del Dio biblico è manifestazione della sua bontà, una maestra che darebbe i peggiori risultati, a confronto con le strategie messe in opera dall'uomo sul campo. Il dispiacere che la storia della salvezza, e quella dell'esilio in specie, non corrisponda in tutto ai modelli di causa ed effetto in cui viene distribuita, ha trovato il suo compenso nell'addossare a Israele la colpa di evidente cecità, grossolana durezza di cuore, ribellione aperta agli interventi divini, una moda a tal punto gratuita che l'ebraismo ne è rimasto ferito. Tra le cause del rifiuto del Nuovo Testamento da parte ebraica, va annoverata anche questa. Certamente già i profeti avevano adoperato espressioni furibonde in merito alla durezza di cervice del popolo dell'alleanza, ma in un contesto teologico del tutto frainteso dalla polemica tradizionale, come cercheremo di chiarire nel corso delle nostre riflessioni. Per ora ci basti ammettere che, quando le invettive dei profeti vennero nelle mani dei predicatori cristiani, la controversia con il giudaismo vide in quelle un facile argomento nella diatriba contro Israele, impedendosi così di riconoscere a questo popolo persino la probità, unica nella storia, di avercele scrupolosamente registrate, custodite, trasmesse e meditate. Quel che nei profeti era fede divampante venne reputato furore verso il proprio sangue. Le loro ardenti esortazioni assunsero la fisionomia della pura irritazione. L'incrollabile speranza sembrò rabbia giustificata. Ma da tale sponda non era possibile accettare argomentazioni. Si dimenticò che il tono della predicazione profetica è dato da una testimonianza alla quale i profeti medesimi avevano tentato di resistere o sfuggire, come Geremia, Giona, Amos e anche Isaia. I profeti sono corifei della fede. La loro persona è il luogo dove la parola prende corpo. Spinti all'annunzio dalla vocazione che li ha suscitati, essi sono posti in una condizione di dolore per il solo fatto di dare alla luce una parola, che non si annunzia nelle piazze senza incorrere nell'ostilità umana, specie quando è posta al vaglio della chiara logica degli avvenimenti. Le maledizioni di Geremia sulla sua sorte di profeta, ai capitoli 15 e 20 del libro omonimo, rivelano qualcosa. Nemmeno Yahweh ne viene risparmiato. Tu saresti per me una vana apparenza? 15,18. Purtroppo, nella polemica suddetta chi fece le spese maggiori fu proprio il nome di Dio,
il soffio potente che investiva i profeti fra ire e minacce. Nel IV secolo della nostra era, lo scrittore cristiano Lattanzio si sentì in dovere di redigere una dissertazione sul Dio che si adira con saggezza, una tesi di cui la teologia cristiana non aveva certamente assoluto bisogno, ma ne sentiva l'opportunità. Ciò non di meno tutte le volte che ci si rifaceva ai peccati dell'Israele biblico, i pastori cristiani accettarono per buona l'immagine d'un Dio avvolto dalla fiammata della più discussa fra le passioni, la collera, solo perché giustificata dalla perfidia d'un popolo amato. Ma al profeta non sfuggiva quel che accadeva dentro di sé quando annunziava la bontà di Yahweh in una condizione di rifiuto, afferrato dalla profonda differenza tra concetto ed espressione, fra la tenerezza delle motivazioni e il turbamento della ragione, egli pagava personalmente, e da solo, ogni conflitto. Se Geremia può dire: Madre mia, hai partorito un uomo di litigio e discordia per tutto il paese. 15,10. In Osea, uno che mitiga ancor meno le espressioni, Yahweh dichiarava una volta per tutte: Non darò sfogo all'ardore della mia ira, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te. Osea 11,9. Contro ogni apparenza, il profeta, anche quando inveisce per il tradimento dell'alleanza, sa bene di parlare sotto la forza e, diremmo, la violenza dell'amore eterno, che lo ha creato profeta per la salvezza d'un popolo. Lo si scorge, da come reagisce davanti a una missione che gli dà anche l'autorità di carezzare il volto di Yahweh, Salmo 119,58, e insieme di esprimergli francamente qualche ragione d'insulto, come in Geremia, vedi 15,18. Ora la stessa foga egli la riversa sui fratelli nella fede, e lo fa con una passione che acuisce e domina la predicazione e la pagina scritta. Sa bene però che tutto questo è effetto d'una incarnazione temporale della parola, la quale vince le tenebre, ma non gratifica il profeta. Egli è uomo di confine, alla frontiera dove la luce lotta con le tenebre. Troppe cose avvenivano in un profeta, perché il suo messaggio non fosse giudicato petulante e a volte insensato. I profeti sono uomini della illuminazione e dell'ascolto, mentre l'Israele credente era il popolo della sola tradizione, la cui credibilità aveva favorito una comprensibile appropriazione del proprio patrimonio religioso. Quando a un certo immobilismo teologico, i profeti opponevano con foga una spinta di revisione e riforma, un adeguamento spirituale a seconda delle situazioni storiche venutesi a creare, tutto ciò provocava resistenza. Come spiegare altrimenti l'antipatia verso i profeti da parte della dinastia davidica in generale, la gelosa opposizione delle classi sacerdotali, da parte d'uomini peraltro saggi, e che sotto altri aspetti la Bibbia non biasima? Una tale e unanime reazione non potrebbe spiegarsi con la semplice perfidia dei vari personaggi, che scorgiamo in controfigura sullo sfondo della predicazione di Geremia, né potremmo dire altrettanto di quei sacerdoti che, se non fossero entrati in contrasto con il ministero del profeta, avremmo ritenuti custodi fedelissimi delle tradizioni del Tempio. Tutto questo non si spiega senza la non evidenza di una gloria, a cui la fede di un comune sacerdote certamente non giungeva. Il sacerdozio del Tempio era ministro e anche custode del nome, autorizzato ad esserlo da una tradizione gelosa, non poteva quindi risolversi in una pacifica disputa, il fatto di sentirsela contestare e caricare di imputazioni da uomini sorti d'improvviso, venuti dai campi, da ignote borgate, dal nulla. Da dove? Yahweh li suscitava senza preavviso, e senza altro salvacondotto che quel nome. Dirai, Yahweh mi manda a voi. Esodo 3,15. Il dramma dell'esilio fornisce la prova più chiara dei molti problemi che la predicazione d'un profeta sollevava. Quando, come in Geremia, la predicazione innesta la questione religiosa su alleanze politiche da preferire, in un'area diplomatica molto aleatoria e in continuo movimento, allora l'opzione suggerita da un profeta poteva diventare anche molto discutibile. Ad esempio, l'alleanza del minuscolo regno di Giudea con il prossimo Egitto è ritenuta da Geremia una specie di tradimento dell'alleanza sinaitica, solo perché in contrasto con la sua visione politica filo-babilonese, la quale non appariva giustificata da nessuna motivazione d'ordine religioso, ma si presentava soltanto come una scelta politica opinabile. A questo punto torniamo a chiederci quale ragion d'essere abbiano le argomentazioni di certuni, quando, con uno zelo che non hanno pagato, si accaniscono contro un Israele che, a sentir loro, pativa d'una inguaribile ottusità davanti alla cartesiana manifestazione della gloria e della saggezza di questo nome,
anche nell'uso combinato che ne facevano i profeti. Oggi nessun commentatore sarebbe disposto ad ammettere la legittimità di una dirigenza profetica volta a frammischiare pareri religiosi, con l'avvedutezza necessaria nei rapporti diplomatici. Ora i punti di vista umanamente contestabili, presenti nella predicazione dei profeti, erano un nugolo e di pratico riscontro. Di più, la loro intransigenza pregiudicava la possibilità di concordare dei piani, nonostante a buona volontà talora dimostrata, come nel caso dei successori di Giosia, gli ultimi 4 re della dinastia davidica. Proprio costoro, visti nel contesto della profezia di Geremia, destano qualche compassione, appaiono come foglie in un vortice di opposte correnti. Da aggiungere, inoltre, che i riferimenti storici invocati dai profeti mancavano senza dubbio d'evidenza razionale. Questo complicava le motivazioni del consenso. Se, ad esempio, l'antica liberazione dalla schiavitù d'Egitto e le meraviglie dell'Esodo fossero state tali a vista d'occhio, come mai l'intera generazione di coloro che erano stati liberati con mano potente e braccio disteso non era giunta nella terra promessa? Sarebbe stato sufficiente attribuire alle sole comprensibili mormorazioni per fame, sete, e al traviamento del cuore, la meta mancata? Né un credente come Aronne né un profeta come Mosè poterono entrarvi, quando del peccato di quest'ultimo, ad esempio, la Bibbia stessa parla in termini incerti e oscuri. Il Deuteronomio la pensa diversamente, là dove afferma che i 40 anni di vita errabonda nel deserto del Sinai ebbero lo scopo di insegnare a Israele che non di solo pane vive l'uomo, ma anche della parola di Dio, Deuteronomio 8,23. Il che è tutt'altra e ben più ardua questione. E con quale cognizione della storia certi manuali odierni possono addurre in prova le innumerevoli vittorie ottenute dagli eserciti di Israele per intervento diretto di Yahweh sul campo, durante gli anni di penetrazione in Canaan? Come prendere per una brillante gloria del nome l'insediamento in quella terra, se la condizione degli ebrei per almeno 2 secoli, dal XII al X, fu quella che il libro dei giudici ci illustra? Questo facile criterio di argomentare, e anche di insultare, si rifiuta ad ammettere che la gloria del Dio biblico fu una rivelazione sempre coerente, nei mezzi, con la teofania del roveto ardente, fatta a un solo uomo, mediante la consegna d'un nome, e nient'altro. Intanto, avanti, la formula, veramente tu sei un Dio nascosto, o meglio, che si nasconde, com'è nel testo ebraico, oppure, in te nascosto, secondo una non necessaria ricostruzione di Isaia 45,15, viene troppo usata come dichiarazione filosofica della trascendenza divina, mentre essa si trova in un contesto di riflessione sulla potenza di Dio, durante un periodo, l'esilio, in cui tutto ne avrebbe certificato la debolezza. Quindi, la frase si presenta piuttosto come una confessione dei mezzi minimi che Yahweh usa per ottenere un risultato, il quale diverrà a tutti noto solo quando ci sarà la fede per decifrarlo. Dobbiamo riconoscere che non si riflette abbastanza sulla ribadita volontà di Yahweh d'essere soltanto il suo nome, senza dimostrazione alcuna che non sia quella dei segni dati alla fede, primo fra i quali la parola annunziata per mezzo dei profeti. In realtà, se noi mettessimo in elenco tutte le manifestazioni divine ricordate dalla Bibbia, Nuovo Testamento incluso, resteremmo sorpresi nel riscontrare che i 9/10 delle rivelazioni sono state fatte o a individui singoli o a piccoli cenacoli di persone in ascolto. Tolta quella del Decalogo al Sinai e l'altra del Cristo risorto ai circa 500 discepoli, 1 Corinzi 15,6, tutta la Bibbia dimostra che Yahweh è un nome che si nasconde alle pretese umane nella storia dove opera attivamente. La parola quindi andava meditata senza anticipi, con l'umiltà della fede, come avevano fatto i patriarchi, possessori nella fede, in una terra vista da lontano. Dice la lettera agli Ebrei, 11,13. Costoro erano vissuti nella più perfetta separazione di contenuto tra fiducia incrollabile e razionale affidamento. Di qui, nel caso nostro, la difficoltà di liberarci dalla caligine filologica dei fatti, avendo perduto in parte la nettezza dei confini fra tempo e fede, cosicché la tentazione di mescolare il messaggio biblico con le strutture d'un linguaggio fortemente teologizzato passa inavvertita, soprattutto là dove la disparità d'impianto fra parola e situazione rende difficile l'interpretazione d'un dramma. In questi casi il ricorso alla colpevolizzazione dell'uditorio può rivelarsi uno stratagemma meschino. Queste riflessioni ci prepareranno a un ripensamento sul tipo di gloria, entro cui il nome si manifesta durante il periodo che va dalla distruzione del Tempio, nel 587, alla restaurazione della comunità dei Reduci sul Colle di Sion.
Constateremo che tale progresso nella storia della salvezza, e insieme nella rivelazione della potenza del nome, si accompagna con una vera passione del nome, e non tanto per le infedeltà patite, quanto per la debolezza, o la stoltezza, 1 Corinzi 1,25, dei mezzi scelti dalla sapienza divina. Come per la croce, senza dubbio i testimoni, gli spettatori, i veri adoratori di questo non senso sono soprattutto i profeti, la cui incredibile fede risalta proprio dalla sproporzione, e dal contrasto fra quanto essi credono, e la condizione effettiva in cui sono posti per adempiere all'annunzio. Soprattutto la purità psicologica della loro predicazione, attesta in essi la totale assenza d'una volontà di successo, d'una sete di conferme. È vero che certe invocazioni dell'Antico Testamento, alla lettera, sembravano sollecitare un diverso tipo di gloria divina, ma Gesù stesso, sulla linea dei profeti, ne rettificherà il concetto, nel preciso momento in cui, avviandosi al Calvario, egli sembrava comprometterla definitivamente.